Buongiorno ragazzi, la Terra viene spremuta ogni giorno sempre di più. La Terra non può continuare in questa direzione. Quindi cosa succede? Chi è che ce lo dice? È l'Earth Overshoot Day. Nel 2023 è stato il 2 di agosto. In soli 7 mesi la Terra, noi umani, abbiamo consumato della Terra tutto ciò quello che lei ci mette a costruirlo in un anno. Quindi i giorni successivi, dal 2 agosto al 31 dicembre, noi consumiamo più di quello che la Terra produce. Rendetevi conto, ragazzi, è un'economia che non può sussistere. Sapete benissimo che c'è una domanda, c'è un'offerta, ci sono delle risorse limitate, noi non possiamo consumare più risorse limitate di quello che c'è. Cioè non possiamo consumare più acqua se l'acqua è quella, quindi bisogna incominciare a entrare in una nuova ottica, ragazzi. Quindi il video di oggi cercherà di far capire e cercherà di esprimere questa grave preoccupazione dovuta ad un eccesso di consumismo e cercheremo di parlare, l'obiettivo del nostro intervento oggi è del minimalismo economico e finanziario e di come questo minimalismo serva anche per le nostre tasche, non solo per l'ambiente, non solo per cercare di dare un futuro ai nostri figli e ai nostri nipoti su questa terra, ma anche per cercare di risparmiare di più e di vivere meglio, perché come dico sempre ogni euro conta e quindi in qualche modo essere più consapevoli nei consumi vuol dire in qualche modo essere minimalisti. Questo nuovo trend, questa nuova subcultura che sta nascendo in contrasto con il consumismo sfrenato. Quindi cosa vedremo oggi nel nostro video? Prima di tutto cercheremo di capire quali sono gli effetti negativi del consumismo da un punto di vista economico, ma soprattutto personale per noi ragazzi, per le nostre tasche anche. E poi cercheremo di capire invece qual è questa controcultura del minimalismo che sta prendendo sempre più piede, che cos'è, quali sono i benefici e come si riesce ad applicare nella vita di tutti i giorni. Ma soprattutto ragazzi state qui perché cerchiamo di capire quali sono i benefici per noi, perché molto spesso noi sentiamo dei discorsi molto aulici, no? Dobbiamo salvare il mondo e quindi sono cose che in qualche modo noi non riusciamo a percepire, no? E non riuscendole a capire, a vivere sulla nostra pelle, molto spesso è difficile fare dei cambi personali già per noi, figuriamoci se dobbiamo cercare di cambiare per qualcosa che sentiamo dire. Noi sappiamo benissimo che molto spesso sono i dottori che ci dicono dovete mangiare meno zuccheri, dovete mangiare meno dolci e già facciamo fatica a cambiare noi stessi. Figurarci cambiare, se non riusciamo a cambiare per la nostra salute, riuscire a cambiare per la salute del mondo. Questo è crudo dirlo, è veramente arduo da dire, ma nello stesso tempo dobbiamo essere consapevoli. In qualche modo dobbiamo capire che il benessere della terra è anche il benessere nostro, perché il minimalismo economico e finanziario assolutamente fa bene anche alle nostre tasche. Quindi partiamo subito dall'inizio, ragazzi. Il consumismo. Cioè, questi non sono discorsi che vogliono essere dei discorsi politici, economici, sociali, di progettualità futura, non è questo il campo. Quello che voglio dire è che il consumismo, questa corrente sulla quale si basa la nostra società, la nostra economia, cioè la nostra economia su cosa si basa? Sul fatto che ogni impresa ogni anno deve cercare di vendere di più, deve cercare di marginalità più alte. Questo perché? Perché è evidente, ragazzi, perché il nostro sistema economico è basato su questa valutazione. Cosa succede? Succede che, prima di tutto, i bonus ai grandi manager sono basati sul raggiungimento di questi target, che sono sempre avere un gross sales, quindi delle vendite più alte, e di avere una marginalità più alta. Questo perché? Perché quando si è quotati in borsa, avere degli utili che crescono, e quindi aumentare questa marginalità oppure aumentare le vendite, viene visto dai mercati come un effetto positivo e quindi l'azione si valuta all'interno del mercato azionario e questo porta soldi per gli azionisti, porta soldi, come dicevo prima, per i manager aziendali, ma non porta soldi da 1000 euro, 2000 euro, 5000 euro, porta dei bonus enormi, di decine di migliaia di euro, ragazzi, a questi manager, se non di milioni. E questo è uno dei problemi evidenti della nostra realtà, perché il nostro sistema economico è basato sulla crescita continua, una crescita continua che ragazzi va contro l'idea stessa del mondo, che ha delle risorse limitate. Quindi dobbiamo assolutamente rivedere questo concetto. Se da un lato effettivamente
è qualcosa che sembra distante da noi, dobbiamo sempre valutarlo. Perché questa idea del consumismo è assolutamente negativa? Prima di tutto perché ha un impatto ambientale, ragazzi. Non si può negare che circa 2 miliardi di tonnellate di rifiuti solidi urbani vengono prodotti a livello globale, ragazzi. Questo nel 2022. E solo il 13% viene riciclato. Questo è un dato clamoroso, ok? Cioè praticamente poco più del 10%, tutto il resto, ragazzi. Capite bene che ormai viviamo in un mondo assolutamente dove noi costruiamo le nostre città, il futuro dei nostri figli su rifiuti molto spesso tossici o cose del genere. Quindi c'è una questione anche di impatto ambientale. Adesso rivedremo un po' tutti quali sono questi aspetti negativi del consumismo, perché sicuramente il consumismo ha dei lati positivi. Non li vedremo qua, ma li sapete tutti benissimo. Abbiamo molto più benessere, in molti stiamo molto meglio, viviamo una vita in qualche modo appagante, perché non ci mancano i servizi basici come mangiare, le case e via discorrendo, ma tutto questo a fronte di di un'eccessiva deriva consumistica sta creando dei grossi problemi. E quindi sta nascendo questa controcultura del minimalismo finanziario. Ma cosa succede? Che c'è un impatto ambientale, c'è una certa modifica, no, della cultura dell'invecchiamento. No? La cultura dell'invecchiamento qual è? Quella dell'obsolescenza in qualche modo garantita. No? Cioè sempre di più succede che ci sono degli elettrodomestici, degli oggetti che abbiamo in casa che in qualche modo sono progettati per invecchiare. Capite bene che l'uomo non vuole invecchiare, sta cercando in qualche modo di allungare la qualità della propria vita, la qualità e la durata e la quantità della propria vita, e nell'altro senso invece andiamo a produrre dei prodotti che in qualche modo si devono rompere. Dopo 2 o 3 anni si rompono. A me è successo con la televisione dopo 3 anni dall'acquisto, la lavastoviglie dopo 4 anni, e andare a ripararle costa di più che non comprare un oggetto nuovo. Mi è successo personalmente, l'ho fatto sia con la televisione che con la lavastoviglie. La lavastoviglie ho cambiato la scheda madre, dopo 4 anni mi è costato più di 400 euro, cioè avrei comprato una nuova lavastoviglie. Ma con che impatto ambientale? Bisognava buttare via tutta la struttura, no? Ma senza entrare in questi discorsi, perché il nostro è un canale economico, cioè dobbiamo capire come questa obsolescenza in qualche modo pesa anche sulle nostre tasche, non solo sull'impatto ambientale, ma pesa anche sulle nostre tasche, perché continuare a produrre rifiuti tecnologici per moda, perché è uscito il nuovo modello o perché c'è un'obsolescenza programmata, diventa pericoloso. Oltretutto anche questa necessità, come dicevo prima, alla velocità con la quale in qualche modo bisogna costruire, vendere, per mantenere in qualche modo le marginalità sempre più alte e quindi in qualche modo sfruttare le persone che ci lavorano, oppure fare sempre più vendite e quindi cercare di vendere di più ai consumatori, creando qualcosa che naturalmente non può essere detenuto a lungo, altrimenti non si vende quello nuovo. È il caso del fast fashion, ok ragazzi? In qualche modo noi produciamo, prima di tutto abbiamo una condizione di lavoro bassissima, perché alcune persone per produrre quei beni che costano poco, e perché naturalmente noi non possiamo comprare beni che costano magari una maglietta che costa 200 euro e cambiarla ogni 3 mesi, ok? Quindi in qualche modo cambiano le condizioni di lavoro e molte persone peggiorano la qualità del proprio lavoro, stiamo sfruttando degli interi paesi e nello stesso tempo, ragazzi, c'è anche il consumo di risorse naturali e una spesa non indifferente, perché noi cambiamo continuamente, continuiamo a spendere continuamente anche se ci sembrano piccole cifre. Ok? Quindi questo è un altro problema, il fast fashion, c'è il fatto che l'economia sta andando sempre più veloce, bisogna produrre continuamente perché tu ogni tot di mesi devi comprare qualcosa di nuovo. E poi questo non ha solo un impatto ambientale, economico, ma anche un impatto psicologico e sociale. Voi capite che, e degli studi lo dimostrano, che il consumismo è associato a dei livelli di ansia, di depressione e di insoddisfazione sempre più alta. Soprattutto i giovani testimoniano sempre di più il fatto che molto spesso hanno delle malattie, degli stati depressivi o degli stati psicologici negativi, in quanto appunto sono collegati
alla necessità sempre di più di avere una riprova sociale, una riprova personale, e questo dovuto anche al fatto di dover in qualche modo stare all'interno di questo ingranaggio del consumismo e della riprova sociale, perché se il tuo compagno, il tuo amico, in qualche modo è direzionato verso quella direzione del consumismo, lo devi essere anche tu, e quindi sei condizionato a dover cambiare continuativamente, a dover stare all'interno perché ti mancano i soldi e quindi devi cercare i soldi per lavorare. Insomma, crea frustrazione, e ci basiamo in qualche modo, l'interno della nostra società si basa su questo aspetto consumistico. E poi c'è un altro aspetto, come dicevo, quindi ambientale, sociale, psicologico ed economico, ma economico anche da un punto di vista assolutamente negativo. Cioè in molti casi non solo utilizziamo per stare dietro a queste mode e a questo meccanismo perverso della nostra economia basata sulla crescita del PIL, non solo usiamo i nostri soldi che abbiamo, usiamo anche i soldi che non abbiamo, e quindi diventiamo schiavi in qualche modo, perché aumentiamo i nostri debiti e in qualche modo entriamo sempre di più in un ingranaggio che ci stritola, perché nel momento in cui facciamo debiti per andare in vacanza, per comprarci la macchina sempre più figa, sempre più bella, in qualche modo entriamo in un ingranaggio dal quale non usciamo più, perché non possiamo più in qualche modo avere un'autonomia, perché siamo collegati a dover rispettare sempre un determinato pensiero centrale, che è quello produttivo, perché noi dobbiamo produrre per pagare i nostri debiti. Allora, ora che abbiamo capito le negatività del consumismo e capiamo perché è nata questa idea sempre più forte in molte persone del minimalismo finanziario economico, questo è un approccio in qualche modo intenzionale, strategico alla gestione del denaro, ragazzi. Noi dobbiamo in qualche modo, il minimalismo è quello che ci sta cercando di insegnare, chiaramente in un bilanciamento, ragazzi, non bisogna diventare degli asceti, ma in qualche modo bisogna avere delle spese più consapevoli. Ecco, questo è il nucleo del video e di come poter risparmiare, perché capiremo anche non solamente i benefici, ma come andare a mettere a terra un minimalismo finanziario in pochi passi, ok? Quindi cosa vuol dire? Il minimalismo vuol dire evitare le spese inutili e concentrarsi su ciò che aggiunge valore alla nostra vita, che può essere il rapporto con le altre persone, può essere investimenti in attività che hanno un valore. Quindi al posto di spendere quei soldi all'interno di un percorso di consumistico, magari investire quei soldi per creare qualcosa di nostro, per crearci una rendita ulteriore, ok? Quindi prima di tutto, i concetti chiari di questo minimalismo sono quelli di in qualche modo ridurre le spese inutili e di in qualche modo di valorizzare invece ciò che ha un impatto positivo e ciò che ha una qualità importante per la nostra vita, ok? In qualche modo questo ci porta ad avere non solo il rispetto dell'ambiente, ma anche di noi stessi, quindi della nostra psicologia, della nostra vita, un controllo più forte della nostra vita, ma anche una certa libertà finanziaria, perché questa riduzione di costi ci permette di avere più soldi da poter andare ad investire e quindi creare una propria libertà finanziaria ed economica, ok? Ragazzi, ma molto spesso è evidente questa cosa, cioè voi guardatevi in questo momento all'interno della vostra casa, indipendentemente da dove siete, no? Nella camera da letto, nel salone, in cucina, quanti oggetti, prendete anche solo in cucina, quanti oggetti avete che realmente non utilizzate o utilizzate in maniera scarsa? C'è per esempio una pubblicità che mi è piaciuta molto recentemente di una società che permette di vendere il second hand, quindi la seconda mano, che diceva appunto questo: quante volte hai letto quel libro che hai? Quante volte hai utilizzato quel pasta maker? Questi sono punti evidenti, perché ragazzi molto spesso noi abbiamo oggetti che non utilizziamo mai, e questo perché? Perché ci dobbiamo fare il regalo assolutamente per l'anniversario, per il compleanno, per l'onomastico e via discorrendo, in questo ciclo assolutamente consumistico. E in questa direzione molto spesso abbiamo degli oggetti che non sono utilizzati o che utilizziamo una volta ogni 2 anni, e quindi riempiamo le nostre case. In qualche modo dobbiamo gestire tutto questo peso, perché diventa veramente un peso anche solamente detenere e pulire quelle cose lì. Quindi riuscire anche a capire che viviamo in un eccesso ci porta in qualche modo ad essere consapevoli che dobbiamo ridurre e
i consumi, ok? E quindi questo è un approccio veramente minimalistico che ci permette di avere più soldi. Ma andiamo a vedere quali sono i benefici del minimalismo finanziario ed economico. Il primo, ve l'ho detto, è il risparmio, ragazzi. Ma questo non vuol dire tirare la cinghia, cioè andare a risparmiare e fare una vita infame, cioè di dire ok, dovete risparmiare, quindi non vi potete permettere nulla. No, semplicemente evitare, e questi sono punti importanti, gli acquisti compulsivi, cioè uscire il pomeriggio e dover per forza comprare qualcosa. Perché questa è la deriva che stiamo prendendo, ragazzi, cioè si esce la domenica e in qualche modo si è obbligati ad andare a fare l'aperitivo al bar, in qualche modo se vado in centro devo entrare in un negozio di abbigliamento e prendermi qualcosa, o via discorrendo. Devo comprarmi il nuovo caricatore del cellulare, via discorrendo. Quindi evitare gli acquisti compulsivi, cioè in qualche modo essere consapevoli di quello che si compra. Se io voglio qualcosa e perché mi serve quel qualcosa, lo vado a decidere. Non faccio un acquisto basato sul momento, anche quando mi trovo sul... sapete che uno dei momenti nei quali si è più deboli è il momento nei quali ci si rilassa, nel quale si pensa di meno. Ed è il momento molto spesso nella sera, quando si è sdraiati sul divano, in qualche modo si naviga su internet, sullo sfondo si ha il vociare dei familiari, la televisione è accesa, in quel momento le nostre resistenze sono più passive. Ecco, in quel momento che attacca l'acquisto compulsivo, ci troviamo in un nuovo post, vediamo un nuovo oggetto che può essere interessante, che può in qualche modo sostituire quello vecchio che abbiamo, che va benissimo, e noi facciamo l'acquisto. Quindi in qualche modo dobbiamo prima di tutto eliminare gli acquisti compulsivi, cioè nel momento in cui acquistiamo qualcosa che non è determinato, è passato in quel momento, dobbiamo fermarci. Questo è il primo punto. Il secondo è togliere le abitudini automatiche. Questo è un tema annoso e dibattuto. Ci sono tantissimi libri che parlano della difficoltà di cambiare le proprie abitudini, di come riuscire a cambiare le proprie abitudini. Perché l'abitudine è quello che ci porta all'impulsività, cioè l'abitudine di dover fare qualcosa. Anche in questo caso dobbiamo togliere quelle abitudini malsane, no? Dobbiamo valutare quali sono, cioè tipo la necessità di dover per forza 2 volte alla settimana chiamare Glovo, che ne so, oppure fare degli abbonamenti che non utilizzeremo mai perché abbiamo l'abbonamento a Netflix, a Sky, non lo so, a Disney, e quindi in qualche modo la cosa importante è rendere ogni euro che noi spendiamo intenzionale, cioè questo è veramente il cambiamento radicale che dobbiamo fare. E questo cosa ci porta? Perché c'è un beneficio? Perché noi abbiamo nettamente più risparmi se andiamo in quella direzione. Ci accorgiamo a fine del mese che risparmiamo 50, 100, 200 euro che non avremmo mai pensato, perché abbiamo delle abitudini malsane come magari ogni mattina alzarci e per forza andare al bar a spendere quei 4 euro tra cornetto e caffè, cosa che potremmo comprare al supermercato e spenderemmo 1 euro al posto che 4 euro. Allora ci sta la volta che uno può uscire, ma far diventare delle abitudini in questa maniera bisogna in qualche modo rivederle, perché poi molto spesso ci rendiamo conto che stiamo con l'affanno, no, di arrivare alla fine del mese, ma semplicemente perché abbiamo delle abitudini sbagliate, perché nel momento in cui andiamo a guadagnare di più spendiamo di più, ok? Questo cosa ci porta? Ci porta ad avere meno stress. Questo è un secondo punto fondamentale dei benefici, perché nel momento in cui abbiamo più risparmi, in qualche modo riusciamo a gestire meglio le spese necessarie che abbiamo, che sono quelle delle bollette, dei debiti, degli oggetti che si rompono, e quindi in qualche modo siamo più sereni, più leggeri, più sicuri, ok? Ed avendo di meno, cioè avendo più consapevolezza di quello che facciamo in questo minimalismo, questa è l'idea, noi siamo molto più mentalmente chiari, no? Molto più presenti a noi, perché noi ci basiamo sull'essenziale, abbiamo meno distrazioni perché abbiamo meno cose da controllare, meno da comprare. Pensate in una casa quante robe si rompono e noi dobbiamo starci dietro per metterle a posto. Molte cose non le utilizzeremo mai, molto spesso abbiamo adesso delle case enormi, vogliamo delle case enormi perché dobbiamo gestire un sacco di cose inutili, e questo è il problema di avere sempre case più grandi, sempre più case più enormi, perché abbiamo cose inutili, però poi dobbiamo aggiustare la tapparella che si è rotta e via discorrendo, perché abbiamo sempre più oggetti, ragazzi. Quindi questo crea distrazione, crea fonte di stress,
crea un caos veramente finanziario, ok? E soprattutto molto spesso noi ci basiamo pavonianamente, cioè come fossimo dei cani, al croccantino saliviamo. Perché? Perché ormai è diventata un'abitudine di darci quella piccola gratificazione quell'acquisto, quella cosa che ci fa dire vabbè, però la giornata è stata dura, ma ci diamo quella cosa lì. In assoluta non libertà, e quindi questo ci crea quello che inconsapevolmente è una fonte di stress interna, perché noi non siamo più liberi di fare, siamo costretti da uno stimolo, facciamo una reazione, ok? E poi questo chiaramente non ha solamente un impatto economico, psicologico, ma anche un impatto evidente dal punto di vista del tempo, questo minimalismo finanziario, perché noi abbiamo molto più tempo per gestire ciò che realmente ci piace, ciò che realmente riteniamo fondamentale in qualche modo, perché se riduciamo gli acquisti, dedichiamo meno tempo online o nei negozi, pensate se dobbiamo andare a fare quelle famose giornate all'interno dei centri commerciali nei quali stiamo una giornata, usciamo con 300 euro di meno e abbiamo buttato via tutta la giornata nella quale noi non abbiamo fatto nulla di quello che avremmo voluto fare, non abbiamo dedicato tempo ai figli, non abbiamo dedicato tempo alle nostre passioni, alla nostra crescita culturale o alla nostra crescita anche semplicemente di competenze di investimento. Quindi tutto questo porta ad una semplificazione anche, quindi avere più tempo per se stessi, più tempo per prendere delle decisioni veramente importanti, perché molto spesso ci troviamo intrappolati in una realtà nella quale noi facciamo difficoltà a prendere delle decisioni importanti, anche di crescita evolutiva per noi stessi. Intendo magari metterci in proprio, intendo magari fare un investimento di un certo tipo perché abbiamo poco tempo, perché dobbiamo disperdere la nostra attenzione in 100 rivoli, 1000 rivoli di piccole attenzioni dovute a stimoli, reazioni, ok? Quindi il vero lusso non è avere delle cose o acquistare le cose, ma il vero lusso è avere tempo, perché il tempo è una risorsa limitata. Torniamo sempre qui, ragazzi. Le risorse limitate noi non le consideriamo, ok? Invece dobbiamo considerare che il nostro denaro è limitato, il nostro tempo libero è limitato, la nostra mente è limitata, ok? Quindi tutto questo per tornare ad un beneficio centrale per noi, quindi da un punto di vista psicologico, da un punto di vista di libertà di tempo che noi abbiamo, ma anche da un punto di vista economico, perché ragazzi, investire in una maniera più intelligente e consapevole ci permette di risparmiare, e risparmiare ci permette di investire, e investire ci permette di avere delle fonti di reddito diverse, ci permette di avere una realizzazione personale più alta e quindi avere meno stress. Ragazzi, capite qual è il meccanismo importantissimo del minimalismo economico-finanziario, di questa controcultura che in qualche modo sta cercando di uscire sempre di più. Io ripeto, questa non è la panacea di tutti i mali, chiaramente è un bilanciamento che si deve fare tra la necessità, il consumismo e il determinismo del consumismo e la nostra vita invece più ridotta all'osso del minimalismo. Ecco, bisogna trovare un bilanciamento, perché ragazzi, chiaramente non è che dobbiamo contrastare il consumismo diventando, come dicevo prima, degli asceti. Questo non è lo scopo della nostra vita, a meno che uno lo decida deliberatamente, ma è semplicemente non rispondere tutte le volte che abbiamo uno stimolo con una reazione ben precisa, che comandano altri e noi stessi, ok? Perché in questo caso non siamo più degli adulti, siamo dei bambini, come i bambini che girano in un centro commerciale, tutto quello che vedono lo vogliono acquistare, così come al supermercato, perché giustamente non hanno ancora una costruzione della propria identità, una costruzione consapevole di come funziona l'economia, di come si fanno i soldi e via discorrendo. Quindi questo dobbiamo metterlo in conto veramente in una maniera importante. Ma oltre a questi discorsi generici di trovare un bilanciamento tra consumismo e minimalismo, bisogna, secondo me, tenere bene in evidenza ed importanza cercare di capire come applicare questo metodo, perché ci sono dei step, dei passaggi pratici, concreti e immediati che bisogna mettere a terra per cercare di cambiare un po' la nostra vita, si pensa in meglio, applicando un po' di regole di questo minimalismo. E il primo è veramente semplice. Questo, ragazzi, è la base di ogni famiglia, è l'analisi delle proprie spese attuali che si hanno. Quindi prima di tutto bisogna avere la consapevolezza, no? È come chi ha
dei problemi di dipendenza. Il primo passaggio per la liberazione dalla propria dipendenza è quello di avere consapevolezza, ok? Quello di sapere che si ha realmente un problema e di essere consapevoli e avere la volontà di in qualche modo voler modificare la propria abitudine, ok? Perché la modificazione della propria abitudine, quindi in qualche modo ci deve essere consapevolezza. E come in qualche modo capiamo e diventiamo consapevoli? Beh, con i dati, ragazzi, con l'analisi, non c'è altra soluzione, quindi dobbiamo avere un foglio Excel, un Google Sheet, un'app che può essere wallet, via discorrendo, money manager, quello che si vuole, un'app che ci permetta in qualche modo di definire e di avere consapevolezza delle proprie spese, perché molto spesso noi non ce l'abbiamo. Abbiamo tantissimi pagamenti in qualche modo continuativi dei quali non teniamo controllo, perché sono 5 euro, 10 euro, 9 euro e alla fine del mese ci sembra che pesino poco, ma nel complesso pesano in maniera importante e quindi bisogna dividere le proprie spese, prima di tutto sapere quali sono, poi dividerle, quindi avere le spese di casa, quelle del cibo, quelle dei trasporti, quelle del tempo libero, gli abbonamenti digitali, le spese impreviste. In qualche modo noi dobbiamo capire, primo punto, dove vanno a finire i nostri soldi ogni mese. Punto numero 2, dobbiamo agire. Una volta che abbiamo la consapevolezza, vogliamo avere la determinazione di poter in qualche modo decidere noi dove vanno i soldi. In qualche modo inizialmente sappiamo che i soldi devono andare dove devono andare, cioè a pagare le spese che sono quelle necessarie, tipo mangiare, tipo avere una casa e quindi in qualche modo spendere i soldi del mutuo e via discorrendo. Ma in qualche modo noi dobbiamo essere consapevoli e capire dove sono quelle spese dove possiamo andare a tagliare. Magari ci sono degli abbonamenti che abbiamo, tipo quelli della palestra che facciamo annuale, poi ci andiamo 10 volte l'anno, che avremo comprato una gym, una palestra a casa. Oppure ci sono quelle spese che noi non teniamo in considerazione, come la delivery, lo shopping compulsivo, il caffè 3 volte al giorno in un bar, oppure le spese fatte per abitudini, no? Quindi le uscite ogni weekend che bisogna per forza fare, lì bisogna per forza mangiare fuori, le cene inutili, le ricorrenze, festeggiare ogni minima ricorrenza, insomma questo deve essere anche un cambio un pochettino importante, no? Adesso per esempio pensate ai bambini, prima non si spendeva solamente nel momento nel quale nasceva, adesso c'è anche la presentazione del sesso del nascituro, quindi un'altra aggiunta di spese per le famiglie. In qualche modo dobbiamo riprogrammare le nostre abitudini, ok? Questo è proprio come se avessimo delle dipendenze, perché la spesa compulsiva è una dipendenza. Quindi prima di tutto partiamo dalla consapevolezza, capire dove spendiamo e come spendiamo, quindi strutturare le nostre spese. Punto numero 2, incominciare a determinare dove andare a tagliare. In questo modo noi riprogrammiamo le nostre abitudini, cioè se prima andavamo al bar 3 volte al giorno, incominciamo a dire ok, ma cosa è necessario qui? Una volta al giorno, perché le altre volte la mattina prima di andare in ufficio me lo posso fare a casa e con 50 euro in una capsula o 40 centesimi posso essere più che a posto, ok? Quindi in qualche modo riprogrammare le nostre abitudini. Punto numero 3, semplificare la nostra vita. In qualche modo dobbiamo, come dicevo prima, avere una certa consapevolezza, no, delle scelte che noi facciamo, no azione e reazione, consapevolezza. Questo richiede più fatica inizialmente, una presenza a se stessi, perché in qualche modo dobbiamo dire ma realmente abbiamo bisogno di quello che stiamo andando a fare? Cioè, stiamo facendo questa spesa, ma ha senso? Stiamo prendendo questa decisione? Cioè, veramente ci serve una stanza in più dove ci costa 200 euro in più al mese di spese condominiali, dove abbiamo un mutuo che aumenterà di 300-400 euro e ci impiccheremo sempre di più con soldi, costi e via discorrendo? Ha senso vivere poi una vita di stress perché noi dobbiamo pagare il mutuo di una casa dove abbiamo una stanza in più e andiamo a pagare 100.000 euro di più tra mutuo, ristrutturazione, costi di logistica, i costi per l'agenzia, il notaio e via discorrendo? Ha veramente senso? Ha senso avere una macchina che magari ha 8 anni e andarla a cambiare per comprarne una nuova? Ha veramente senso? Dobbiamo valutarla queste cose, non possiamo veramente essere schiavi in qualche modo di un meccanismo
che ci vuole che dopo 7 anni la macchina debba essere cambiata perché viene ritenuta vecchia, anche se è perfettamente funzionante, anche se dobbiamo spendere 400 euro per cambiare le gomme o per cambiare le candele. Quindi ogni nostra decisione, dalle più piccole ma soprattutto anche le più grandi, perché sono le più grandi che molto spesso ci mettono anche in difficoltà, no? Tutti parlano della questione del fatto che molto spesso sono le scelte piccole che fanno il numero e che se messe insieme diventano importanti, ma molto spesso noi facciamo il passo più lungo della gamba nelle cose basilari, cioè compriamo una macchina a 40-50 mila euro che in realtà utilizziamo solo per andare a lavoro e quindi stiamo seduti sulla macchina a mezz'ora al giorno per stare in coda. Quindi ha senso perché noi pensiamo che gli altri guardino la nostra macchina, no ragazzi, non gliene fotte nessuno della nostra macchina alle altre persone, cioè non c'è più la riconoscibilità sociale perché io ho una macchina rispetto all'altra. Io anzi ritengo che uno non sia meno intelligente se non ha la possibilità economica per comprare quella macchina lì e lo vedo con quella macchina lì. Quindi abbiamo realmente bisogno di una casa grande, ma sappiamo soprattutto cosa andiamo incontro nel momento in cui compriamo una macchina più grande, una casa più grande. Abbiamo veramente bisogno di quello, abbiamo veramente bisogno di più capi d'abbigliamento, abbiamo bisogno veramente di avere tutti questi strumenti in cucina per cucinare che poi nessuno più cucina e 2 volte alla settimana usiamo Glovo. Quindi tutta questa semplificazione, c'è una riprogrammazione, quindi consapevolezza, riprogrammazione e semplificazione della nostra vita ci porta ad avere meno costi, meno stress e più tempo per noi stessi, ok? Quindi in qualche modo noi dobbiamo riprogrammare la nostra mente non più all'azione compulsiva ma al valore, cioè la nostra scelta ha un valore, è un cambio paradigmatico di mentalità ragazzi. Il minimalismo, cioè quindi cercare di contrastare questo consumismo molto forte, non è avarizia. Molto spesso dicono, ma sì, ma c'è i soldi te li vuoi portare nella tomba. Non è il discorso dell'avarizia in sé per sé, è il discorso di essere persone consapevoli, di essere umani che scelgono come spendere i loro soldi, come passare il loro tempo, come cercare di essere felici, non per come ci dicono gli altri di essere felici. E questo non ha un beneficio solo sulla nostra personalità e sulla nostra persona, ma ha anche un beneficio economico perché noi possiamo realizzare noi stessi con i soldi che risparmiamo e oltretutto rendiamo un mondo anche leggermente migliore dal punto di vista ambientale. Okay? E quindi il punto numero più importante di tutto quello che abbiamo detto è che tutto quello che noi abbiamo lo possiamo andare a reinvestire. Okay? Questo non vuol dire non toglierci degli sfizi, vivere una vita monacale, non è questo il punto. Ok? Ma questo ci permette di fare una cosa, prima di tutto di vivere molto più sereni anche economicamente, perché in qualche modo possiamo creare un fondo di emergenza, sappiamo che nel momento in cui abbiamo dei problemi, cioè perdiamo un lavoro, c'è una malattia, qualsiasi evento funesto, in qualche modo noi comunque abbiamo un fondo di emergenza di 6-12 mesi. Sappiamo che attraverso quei 10, 15, 20 mila euro noi siamo coperti anche se ci succede qualcosa. Possiamo creare un fondo d'emergenza, possiamo fare degli investimenti, i famosi piani di investimento di accumulo, possiamo andare a acquistare degli ETF, cose che fanno crescere i nostri soldi e noi abbiamo la libertà finanziaria nel futuro. Non siamo schiavi degli oggetti o di ciò che ci viene detto, ma siamo noi che determiniamo chi essere e cosa essere. Okay? E quindi con quei soldi possiamo anche migliorare, possiamo fare dei corsi e ci smarchiamo in qualche modo. Pensate a quello che dice Bill Gates, le persone più intelligenti sono quelle che leggono di più, ragazzi, sono quelle che in qualche modo, più intelligenti è sbagliato dirlo, scusatemi, quelle che hanno più successo molto spesso da un punto di vista imprenditoriale, almeno moderno, perché poi negli anni 70, ragazzi, 60, 70, 80, non era proprio così, sono quelle che hanno una visione più ampia. Perché? Perché leggono e si informano tanto, perché il mondo è diventato più complesso, quindi bisogna avere tante conoscenze diverse, integrate per poter andare a fare business. Pensiamo all'agricoltura, ho fatto l'ultimo video che ho fatto, cioè non basta più solamente avere i soldi per comprare un'azienda, ma bisogna capire dove andarla ad acquistare, quale terreno comprare, cosa investirci dentro, sapere se quel bene può essere trasformato da materia prima a qualcos'altro che può essere venduto direttamente. Insomma, ci sono tanti aspetti che vanno considerati in maniera determinante, ok? Quindi in qualche modo noi possiamo crescere non solamente i nostri soldi, ma crescere noi, perché noi abbiamo più soldi per fare più esperienze, quindi più viaggi, possiamo mettere a terra le nostre idee di business, di micro business, possiamo in qualche modo
vivere meglio. In qualche modo noi prendiamo il controllo, perché è giusto essere più attenti alle spese e quindi andare incontro a questo minimalismo finanziario, perché in qualche modo prendiamo il controllo della nostra vita, eliminiamo il rumore del consumismo e rendiamo il denaro un alleato, non è più una fonte di ansia, ma è qualcosa che ci permette di vivere meglio. E ragazzi, questo, il minimalismo, diventa un vero e proprio paradigma di vita. Non deve essere estremo, ma deve essere un mindset, deve essere una riprogrammazione rispetto al consumismo, che in qualche modo ci permette in qualche modo di determinare un nuovo approccio economico, ma anche sociale, ma anche di vita, ok? Quindi non è una moda passeggera, non è assolutamente qualcosa che c'è in trend attuale, sicuramente è nato per andare a fare da contraltare a questo consumismo sfrenato, non bisogna essere dall'altra parte sfrenati anche nel risparmio, in qualche modo bisogna vivere con intenzionalità, con intenzione, no? E quindi non è una moda, ma è una nuova mentalità che ci permette di avere più intenzionalità, di creare la nostra identità e noi stessi. Quindi spendere meno per vivere meglio. Questa è la finalità del minimalismo finanziario, economico, di una scelta di vita più consapevole. Ok? Quindi ragazzi, ditemi cosa ne pensate anche voi, come la vivete. So che è difficilissimo in una realtà moderna cercare di distanziarsi, soprattutto in contesti urbani, in contesti veramente strutturati, soprattutto quando si è giovani, soprattutto quando si ha anche dei ruoli aziendali determinanti, importanti, perché in qualche modo tu devi rispecchiare un'idea di successo, e molto spesso il successo in maniera negativa viene evidenziato dimostrando l'orologio di 10.000 euro, cioè viene mostrato in una maniera economica e non di leadership e quindi di riconoscibilità di potere perché si hanno delle capacità superiori. Sappiamo benissimo quali sono le difficoltà moderne di in qualche modo vivere con più consapevolezza, ma questo è un principio, è un inizio per vivere meglio con noi stessi, ma vivere anche meglio cercando di essere veramente cosa vogliamo, perché abbiamo più soldi, risparmiamo più soldi, abbiamo più soldi per fare veramente ciò che ci piace e ciò che vogliamo fare per noi e per i nostri figli. Ragazzi, iscrivetevi al canale, ditemi la vostra, vi aspetto su M per Nani. Ciao ragazzi.